Ciao a tutti, buongiorno. Oggi non c'è il sole e tanto stavamo a casa lo stesso. Comunque, oggi parliamo di mele. Parliamo di mele, facciamo un incanto con le mele, un incanto per proteggere la casa. Allora, la mela, come penso ben più o meno sapete tutti, veniva tantissimo usata in passato. Si trova in riti d'amore, si trova in riti appunto per protezione. La troviamo per esempio nella favola di Biancaneve, la famosa mela avvelenata. Ehm, allora, come procediamo? Una mela rossa, possibilmente raccolta da un albero. Tela lì. Lo so, non tutti riuscite a trovare un albero, non tutti avete un albero di mele sotto casa e quindi me non andate da un supermercato, dal contadino, quei negozi che vendono frutta biologica, possibilmente anche al supermercato, cercate che sia frutta biologica, il più bio, più il naturale è, meglio è, come sapete. Allora, come si procede? Si prende una mela e si taglia a metà. Allora, questo qui è il torsolo, per capirci. Allora, come la tagliamo a metà? Non per così come siamo soliti fare, ma per tolgo la mano, cioè questo qui è come si chiama? Non dal torsolo, dai, non mi viene il nome, sono sempre la solita. Comunque dal pezzettino di legno che esce dalla mela e si taglia in orizzontale così, per così, zac. Ok, non la taglio perché mi servirà poi domani questa. Allora, una volta tagliata a metà, cosa scopriamo? Che dentro la mela, come potete notare, c'è una stella. Si vede bene? Sì. Allora, abbiamo la stella e quindi la stella col cerchio. Chissà cosa ci ricorda. Nella mela c'è il pentacolo. Bizzarra la cosa, strano a dirlo, ma è così. Tagliata in orizzontale, mi raccomando, non in verticale. Allora, come procediamo? Ehm, si, si fanno tante fettine. Adesso io mi sono portata avanti, aspetta che provo a alzare, vedete che ci sono 5 fettine qua, ne potete fare anche di più, quindi fate tutte le fettine sottili, per capirci. Più sono sottili, più seccano bene, più sono sottili, più sono delicate. Quindi anche lì fate un sottile giusto, non un sottile, non troppo spesso, non di, cosa possono essere? 2-3 mm, occhio e croce. Allora, una volta tagliata a fette, allora, si può fare con 3 erbe o con una sola. Se avete tutte e 3 le erbe, ne usate 3. Verbena, felce, timo. Se le avete fresche, benissimo. Foglia di felce. Si mette la mela nella foglia di felce, si aggiungono le altre 2 erbe e si fa modello pacchettino. Dopodiché lo girate a modo che rimanga fermo e lo fate seccare. Se no, io adesso in questo momento in casa, sì, la felce non si vede, ma qua c'è della felce, però lo faccio solo col timo per praticità, o solo il timo secco. Quindi cosa faccio? Prendo una fettina, la vado proprio diciamo a impanare, per capirci, nel timo. E ottengo, si vede, così si vede meglio, e ottengo una mela impanata nel timo, se così si può dire. Lo faccio con tutte le mele. Una volta che l'ho fatto con tutte con tutte le fette di mela, le metto a seccare. Allora, consiglio, iniziatelo in un periodo caldo, quindi che ci sia un bel sole. Cosa fate? La mattina lo mettete fuori a seccare, la sera ritirate, perché sennò tutto il lavoro diciamo di asciugatura che ha fatto il sole la notte va a inumidire e ci impiegate il doppio, se non correte addirittura il rischio che marciscono. Quindi, oppure come si faceva una volta, cioè, ma se lo voglio fare d'inverno, eccolo, d'inverno una volta si mettevano sulla stufa
Oggi non tutti abbiamo la stufa in casa, quindi anche lì, come al solito, come se non possono trottare i cavalli e mi useremo i buoi un'altra volta. Quindi va bene il termosifone, va bene metterle anche nel fornetto, non a temperature elevate, mi raccomando, perché sennò non va bene, cioè deve essere un forno possibilmente ventilato, quindi non so, sui 40 gradi, cioè che vada più o meno a 30 gradi, 35, 40 gradi, che vada più o meno a rifare il sole. In quel caso lì, in un bel giorno di sole, lasciateli parecchie ore al sole, comunque, che vanno proprio a prendere la carica e il potere del sole in questo caso. Dopodiché passa il tempo, le abbiamo finalmente belle secche. A quel punto cosa facciamo? Adesso io mi sono già anche qua preparata. Prendiamo un nastrino rosso e lo facciamo passare nel centro della mela. Si vede? Così. Adesso la mia è fresca, fate conto che sia secca. Dopodiché cosa facciamo? Andiamo a creare, a fare dei nodi. Quindi che tu mi porti protezione, che tu mi porti protezione, o che porti protezione a me e alla mia famiglia. E si fanno 7 nodi. Finito di fare i 7 nodi, si va, adesso vabbè, non ho preso bene la misura, si va a fare un nodo in cima. Riesco a fare il nodo? Sì. E chiudiamo. A questo punto abbiamo questa, come una medaglia. Così considerate che sopra ci sarà il timo oppure le erbe avviluppate che nel frattempo sono diventate secche e quindi sono rimaste compatte con la mela. A questo punto abbiamo la mela secca con tutte le erbe intorno, il nastrino rosso, come vedete ho usato un nastrino rosso. A questo punto allora, prima di appendere tutte le altre, andate a appendere la prima fetta a un albero. Quindi andate a fare un dono alla natura. Sarebbe un dono appunto alla natura, come dire, al piccolo mondo. Quindi fate folletti, eccetera, eccetera, che grazie anche a loro avremo protezione. Dopodiché, vabbè, nel frattempo le avete già legate tutte quante. Quando tornate a casa, allora vi sbizzarrite ad appenderle. Potete appenderle all'ingresso, vicino alle finestre, o metterle semplicemente una per stanza. E una volta ad esempio si teneva una zona camino, zona stufa, proprio perché il camino era il simbolo della famiglia, perché era quello che scaldava, quello che dava, come si dice, da mangiare, nel senso che si cucinava anche sul camino, quindi infatti una volta il focolare domestico rappresentava proprio la casa, la famiglia, il calore, l'affetto della casa, eccetera, eccetera, l'amore, eccetera. Quindi se avete un camino va benissimo anche vicino al camino, dato che chi non ha il camino va benissimo anche vicino alla cucina. Potete poi tenerlo, non so, sul comodino, va benissimo, o appoggiato, che ne so, a chi ha letto, alla testiera del letto, quindi porta fortuna, porta protezione anche mentre, diciamo, uno dorme. Allora, in che luna si fa? Se si fa in crescente, attiro protezione. Quindi che tu mi porti protezione, che tu protegga la mia famiglia, che tu protegga me, che tu protegga, potete dire anche singolarmente i nomi di tutti i membri della famiglia. Se lo facciamo in calante, cosa facciamo? Anziché attirare protezione, farà in modo che non ci arrivano cose brutte. Sembra la stessa cosa, ma non la è. Quindi, che tu allontani le cattiverie, che tu allontani l'invidia, che tu allontani. Quindi uno è mi proteggi, l'altro tienimi distante, ecco, che tu tenga distante le negatività dalla casa. Quindi cambiando la luna si cambiano semplicemente le parole. Io un consiglio mio, finché potete lavorate in luna crescente. È strana la tu dici, ma come? Devo mandare via. Se riuscite a trovare il modo di dire la frase in positivo, e anziché in questo caso, esempio, che tu mi protegga, è meglio essere protetti che non stare a specificare tutte le cose che mi devi allontanare. Cioè, è più semplice sia a noi come concetto che sia per esternarlo, diciamo, all'universo. No,
direi che ho detto tutto, spero di sì. Ok, e vi saluto, un bacione, ciao a tutti, baci, a domani. E ormai l'ho detto, mi sa che domani mi tocca tornare per forza. Ciao!